Allora, oggi test della GoPro 12. Non so come sarà l'audio in questa montata in questo modo, però ci proviamo. Dopo, non lo so, più o meno forse 2 anni, una cosa del genere, di One RS della Insta360, ho deciso di provare a cambiare, prendere questa GoPro 12. E vediamo come va. Oggi giretto in solitaria, quindi vi dovete accontentare di una traccia molto soft e un'andatura lenta, anche perché così magari si sente meglio l'audio. Allora, ho fatto tutti dei preset da provare oggi, tutti quanti sono impostati nello stesso modo, cambiano le impostazioni dell'obiettivo, quindi il resto dovrebbe essere abbastanza stabile. Comunque questa è la visuale Super View, che dovrebbe essere un 16 noni un po' più ampio. Impostata in 4K, 30 frame, gli ho dato un meno 0,5 di esposizione e colori GoPro, niente, nitidezza media, e ho impostato l'ISO a 100 di partenza con un massimo di 800, e questo rimane poi stabile per tutto quello che, tutte le riprese di oggi. Proviamo i comandi vocali. GoPro arresta video. Ovviamente il comando vocale funziona solo per spegnerla, perché per accenderla dovresti tenere la GoPro sempre accesa, cosa che consuma poi un botto di batteria. E niente, mo adesso andiamo a fare un pezzetto qui che con tutti i sassi dove la Insta sfarfallava tanto, e vediamo questa come va. Ho impostato anche la stabilizzazione massima e il boost, si chiama, che in teoria quando c'è bisogno restringe un po' il video e fa una stabilizzazione migliore. Allora, questa adesso è l'Hyper View, per avere una visuale più ampia anche lateralmente, che quindi dovrebbe essere abbastanza scenica come ripresa. Facciamo una prova. L'Hyperview come se la cava.
una piccola nota: in queste situazioni qua, quando si esce dal bosco e si ha questa luce del sole forte, la One RS, come uscivi da sotto gli alberi era tutto super sovraesposto, quindi non si vedeva niente, e poi come rientravi sotto gli alberi era buio, e poi piano piano si riadattava, come se avesse bisogno di tempi più lunghi per adattarsi alla luce, cosa che invece la GoPro fa molto più rapidamente. Allora, questa è l'altra modalità che mi interessava molto della GoPro, che è questa ripresa ampia, dovrebbe essere 8 settimi, che teoricamente mi permette di fare un video e poi diciamo occupando il massimo dello spazio, e poi poterlo ritagliare in 16 noni per YouTube e in 9/16 per i social, che sia Instagram, TikTok, eccetera. Ora, in teoria dovrebbe essere sufficiente per fare una ripresa verticale senza montare la telecamera in verticale. Mo, siccome ho dei filmati di questo posto qui fatti con la Insta montata in verticale, adesso provo a fare una ripresa così e poi provo a tagliarla in 9/16 e metterla a fianco a quella della Insta e vediamo come viene. Allora, nonostante la Insta era montata che inquadra un pochettino più verso il basso, quindi sfalsa un pochettino la percezione, però mi sembra che più o meno stiano inquadrando la stessa grandezza, ecco. Però la Insta è montata in verticale e la GoPro è montata in orizzontale e poi è ritagliata successivamente. Quindi questa sicuramente è una cosa molto utile, perché si può fare il video normale che poi andrà su YouTube e ritagliare dei pezzi invece per i social. L'unica cosa che effettivamente con la Insta montata in verticale, ma probabilmente lo farà anche la GoPro se montata in verticale, è che la pendenza sembra superiore guardando il video della Insta e sembra un po' più piatto guardando quello della GoPro. Però questo sicuramente è solamente un fattore di montarla in un verso piuttosto che un altro. Ecco, per completezza ho voluto fare anche lo stesso video, quindi registrato sempre in 8 settimi e in questo caso tagliato in 16 noni, quindi la cosa ideale per YouTube, ed è sempre lo stesso video, sempre la stessa ripresa. Allora, qui è il punto dove c'avevo una traccia e mi sbaglio sempre. Certo, oggi da solo non è il massimo fare esplorazione, però se riuscissi a ritrovarla. Che era praticamente andando di qua e andando sopra, quasi quasi ci provo. Vabbè, alle brutte mi è venuta a ricercare, la frizione è finita, oh. Allora, forse qua. Dovrebbe essere sto sentieretto a destra, a sinistra. Proviamo qua.
Che ramo bastardo, questo c'era pure l'anno scorso. Che bello sto posto, mamma mia. Daniele Mortacci, tua, ci dovevi sta pure te oggi che andavamo a esplorare tutti sti sentieri. Allora, tornando a diciamo la recensione della GoPro invece di me che mi perdo per i sentieretti, allora volevo aggiungere questa ripresa qui perché c'è il sole dritto in faccia che passa così in mezzo agli alberi. Questa è un'altra cosa che con la Insta il video era completamente inutilizzabile, perché ogni volta che il sole arrivava diretto diventava tutto bianco, come riandava dietro a un albero ridiventava tutto nero, quindi erano delle riprese completamente inutilizzabili, mentre invece qui si vede veramente bene. Vabbè, risparmiamo un po' di batteria, tanto un po' come si comporta nel bosco qualche ripresa ce l'abbiamo. GoPro arresta video. Allora, usciti dal bosco, volevo fare una prova sempre in 8 settimi qui, però all'esterno con la luce. La vacca, volevo andare a giocare io lì, se stai a giocare te, e vabbè. Aspetta che rimettiamo l'hyperview, va? Facciamo una prova qui che è tutto aperto. GoPro arresta video. Tornati in hyperview, sempre con il boost. Credo che l'inquadratura sia più o meno giusta. Facciamoci un giretto tra ste collinette. Chissà come vengono le pendenze con sto hyperview. Questa è ripidina, ripidina. Da qua ci sono già passato. Boh. Allora, obiettivamente ha schiacciato tantissimo, molto più del solito, quindi forse l'hyperview è bella perché è molto scenica, molto larga e tutto quanto, ma schiaccia veramente tanto. Allora, qui torno ai 8 settimi, sempre in 4K, però a 60 frame. E proviamo a fare una salitina che c'è qui e poi proviamo a metterla in slow motion e vediamo come viene. Torniamo super view normale e proseguiamo il giretto. Oggi è proprio chiamato giretto perché è proprio una cosa tranquilla, una passeggiatina. E il bosco. Questo mi sembra il posto perfetto per fare una pausetta e fumarsi una sigaretta. Sì, guarda che posto, va. Bello, senti che silenzio. Comunque a girare da soli c'è quel mix di un po' d'ansietà
e quel rilassamento, quel senso di libertà fighissimo. Certo, sto a fa tutto a meno di un quarto di quello che potrei, mi sta tranquillo, però bello, dai, un'esperienza pure questa. Allora, quasi quasi vado a pian caffè al santuario, tanto ancora è presto. Ho preso il caffè al santuario, mi sa che era il primo che facevano oggi, una mezza purga. Comunque, visto che mo siamo a modo spenta, giustamente quando ho messo lì il video dell'unboxing, qualcuno mi ha chiesto che senso c'ha fare un video adesso su una GoPro uscita tempo fa, e che è vero, il che è vero, però è anche vero che io adesso, cercando alcuni video per farmi un'idea, no? Prima di decidere quale comprare, non ho trovato video in enduro, ho trovato video con moto stradali che va bene, sono fighi, ti dà un'idea di com'è la telecamera, però la stabilizzazione che serve in enduro non c'ha niente a che fare con quella che serve sulla stradale. E poi ho trovato dei video di motocross che vanno benissimo, fighissimi, me li sono guardati tutti, però il motocross, a parte che non c'hai tutte le mulattiere, le cose, quindi la stabilizzazione è anche diversa, però principalmente quello che è diverso è che in motocross tu stai in pista sotto al sole e quindi c'hai un'ottima luce per le riprese. Invece in enduro stiamo tipo adesso nel bosco con poca luce, con i raggi del sole, quindi ho pensato di fare comunque un video perché magari può essere utile a qualcuno per vedere come effettivamente sta telecamera si comporta in queste situazioni. Indubbiamente l'Insta Lace Pro, che è un'altra delle domande che mi avete fatto, in queste situazioni di poca luce è sicuramente molto meglio da quello che ho visto. C'è un sensore superiore e tutto quanto, però è una fotocamera secondo me troppo ingombrante, e poi ti dico la verità che non mi convince quello sportellino che si apre, si chiude, non lo so, non mi convinceva più di tanto, e soprattutto c'era anche il discorso che volevo cambiare, dopo qualche anno con Insta volevo provare GoPro. Allora, un'ultima cosa per concludere il video:
con una carica completa del 100% ho fatto un totale di 81 minuti e 37 secondi di registrazioni, che non mi sembra male per niente, tenendo in considerazione anche il fatto che l'ho accesa, spenta, cambiato le impostazioni, scattato qualche foto, quindi sicuramente con un utilizzo solo di video con un'impostazione che rimane quella per tutta la giornata probabilmente si riesce a fare un po' di più. Comunque 81 minuti e 37 secondi non è male per niente.